Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale PoCamper. Oggi parleremo di acqua, precisamente di doppio serbatoio, ma li faremo in maniera leggermente diversa. Abbiamo detto che parleremo di acqua, ebbene sì, abbiamo la necessità questa volta di installare un secondo serbatoio. In realtà abbiamo già effettuato il montaggio di un video di un secondo serbatoio, vi ho spiegato un pochino quali sono i principi cardine, le basi diciamo per poter realizzare un impianto con un doppio serbatoio esterno. Abbiamo portato il tubo dell'acqua dentro, abbiamo fatto il carico eccetera eccetera. Se volete lo potete tranquillamente andare a vedere qui sulla vostra destra. Oggi faremo una cosa un pochino diversa, ovvero non solo installeremo un doppio serbatoio su un van, che già di per sé è un qualcosa di leggermente diverso per gli spazi, per il posizionamento e per la scelta del serbatoio stesso, ma faremo un impianto dotato di due pompe. Questo è il secondo modo per poter realizzare un impianto e questa è una cosa molto interessante. Prima di fare ciò però iscrivetevi al canale, mettete un like sul video che vi piacciono, condividetelo con i vostri amici e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. L'impianto idraulico classico ovviamente è costituito da un serbatoio posizionato generalmente all'interno del veicolo, sotto la cassapanca. Generalmente ci sono tantissimi esempi, tranne quelli che presentano i veicoli che presentano un doppio pavimento nel quale viene inserito all'interno del doppio pavimento. Generalmente i veicoli tradizionali mansardati 620 gradi eccetera hanno il serbatoio dentro la cassapanca. La pompa per il pescaggio può essere inserita o in genere sempre in prossimità della cassapanca o inserita all'interno di serbatoi preformati tipo per esempio Rimor, e anche altri veicoli Elnag eccetera hanno un alloggiamento proprio per la pompa. Il pescaggio, anzi il riempimento viene effettuato da un bocchettone esterno posizionato generalmente più vicino possibile al serbatoio per evitare chiaramente percorsi troppo tortuosi e per fare in modo che sia semplice il carico. Vieni, sto registrando. Dai, ci vediamo dopo. La pompa quindi posizionata in prossimità del serbatoio pesca l'acqua e la invia all'impianto. Chiaramente subito dopo si divide la pompa, stiamo parlando di pompe, attenzione, pompe a pressostato, quindi pompe tradizionali tipo fiamma. Si divide in due il flusso, una parte diventa l'acqua fredda, anzi rimane l'acqua fredda, l'altro ramo invece passa per il boiler e poi fuoriesce dal boiler, diventa ovviamente acqua, il tubo della tubazione dell'acqua calda. E poi queste due tubazioni viaggiano insieme e servono il lavabo, il lavandino del bagno e la doccia. In più c'è un altro ramo che serve per il flash del VC e questo è l'impianto originale. Stessa cosa vale per la pompa ad immersione, solamente l'unica differenza è che c'è la presenza di una valvola di non ritorno posta dopo la pompa per evitare lo svuotamento dell'impianto, perché le pompe ad immersione non hanno la membrana che blocca il flusso di ritorno e quindi serve una valvola di non ritorno. E poi le altre utenze sono perfettamente le stesse. I due modi per installare un secondo serbatoio: quello più normale, quello che si utilizza per il 90% delle volte, quello di cui abbiamo già parlato. In questo caso è presente un'unica pompa, ma prima del pescaggio della pompa viene inserito un deviatore, una valvola a 3 vie, dove il punto A è il punto comune che va alla pompa, mentre invece il punto B e il punto C vanno rispettivamente il pescaggio di un serbatoio tendenzialmente all'interno e il punto C il pescaggio del serbatoio esterno, quindi i vari due tubi che prelevano acqua dai due serbatoi rispettivamente interno ed esterno. Selezionando la linea di collegamento AB o AC, io praticamente pesco da un serbatoio o dall'altro. Ricordate che queste pompe hanno una buona prevalenza, ma riescono anche a pescare da un serbatoio posto in un punto inferiore rispetto alla pompa. E un paio di metri non sono un problema per queste pompe. È chiaro che più la pompa poi tende a rovinarsi, quindi la membrana tende a essere più affaticata, diciamo più vecchia, e più questa prevalenza si riduce. Logicamente si riduce in generale l'efficienza della pompa. L'altra tecnica invece, ed è quella che vedremo oggi, consiste nel lasciare la pompa inalterata, aggiungere un'ulteriore pompa, il pescaggio della pompa, questa ulteriore pompa che servirà, che pescherà acqua dal serbatoio esterno, viene inviata ad una Y che è messa a
a valle della prima pompa, quindi noi avremo un ramo in pressione la cui funzione dipende dal collegamento di una pompa o dell'altra, quindi lo schema è quello che state vedendo ora ed è molto semplice, e logicamente in questo caso però dovremmo utilizzare uno switch che attiva una pompa oppure l'altra. Questo sistema a me piace moltissimo, infatti il mio veicolo ha installato questo tipo di sistema, perché in genere quando finisce l'acqua e quando è in genere quando si sta sotto la doccia o si ha qualcuno e quindi gli si strilla cambiami il serbatoio, quello che succede, oppure si preme un pulsante, e questa è buona norma posizionare il pulsante in prossimità della doccia perché è il punto più scomodo, e si seleziona l'ulteriore serbatoio. Quindi io sto utilizzando il serbatoio esterno, questo serbatoio mi finisce, allungo la mano, attivo la seconda pompa e non ci sono problemi, quindi pesco all'interno del serbatoio originale. Ok, questo è il lavoro che andremo a fare oggi. Per il resto non cambia nulla, l'unica cosa è che aggiungeremo una pompa e un interruttore, e vediamo un attimo, vi farò vedere anche come farlo. Il serbatoio verrà installato su un van con spazi veramente limitati, abbiamo già verificato il passaggio, adesso andiamo di là e lo guardiamo insieme e facciamo tutta una serie di considerazioni per poter effettuare un'installazione più comoda possibile. Eccoci qui sotto il camper, abbiamo preso il serbatoio che è circa un 100 litri, lo andremo a posizionare nella parte inferiore dietro la sale. Per la verità, se il veicolo, questo è un 640, se fosse stato un 599, esiste la possibilità, o anche veicoli che non presentano questa parte posteriore pianalata, esistono dei serbatoi che sono preformati, sono da 140 litri, io l'ho messo sul mio veicolo che aveva la possibilità, in questo caso invece c'è questo ulteriore traversa che ne impedisce l'installazione. Quindi montiamo questo serbatoio, abbiamo utilizzato i fori originali, abbiamo inserito delle boccole filettate con barre da 8, andranno a prendere delle traverse che fisseranno il serbatoio. Chiaramente sul serbatoio verrà fatta una foratura per il pescaggio e lo sfiato, e nella parte inferiore prenderemo il tubo del pescaggio che andremo a posizionare in corrispondenza della seconda pompa che aggiungeremo, come vi ho detto in precedenza. Il passaggio per il tubo di carico verrà fatto in questa parte qui, in questa zona qui, saliremo sopra, cercheremo di metterlo appaiato, affiancato quantomeno sulla stessa linea del carico originale, mentre invece il tubo di pescaggio entreremo davanti, che è la cosa più semplice. Quindi ora andremo a preparare il serbatoio facendo i fori, tendenzialmente si cercheranno di sfruttare questi, i punti prefilettati, vediamo se riusciremo a utilizzare questi, in genere si cerca di utilizzare perché avendo la filettatura chiaramente terranno meglio, vedete? Questo però il foro è chiuso, quindi lo andremo a sfondare, ce ne sono messi a disposizione 3-4, quindi insomma sceglieremo quello che è più comodo per noi. E facciamo ormai questo lavoro mediante sigillatura, tra l'altro di questi raccordi con il polimero. Avete visto, abbiamo fatto il foro sotto il pianale per passare con il tubo di carico che abbiamo intenzione di inserire in questo punto, e abbiamo avvitato e sigillato, poi lasceremo chiaramente prima di utilizzarlo che il sigillante indurisca in maniera adeguata. Abbiamo messo il carico, abbiamo messo il pescante e sopra abbiamo messo lo sfiato, e quindi a questo punto siamo pronti per fissare sicuramente il serbatoio. Medi sta intanto verniciando le barre, e poi possiamo passare con i tubi, ma questo lo faremo sicuramente domani mattina quando il sigillante è completamente polimerizzato.
Eccoci qua in questa nuova giornata, abbiamo lasciato ieri sera il lavoro al punto in cui dobbiamo passare il tubo sopra. Come state vedendo, nella parte interna c'è un bel vano e quello verrà sfruttato per posizionare per l'alloggiamento della seconda pompa. Molto interessante perché sembra fatto veramente apposta. Poi da là passeremo direttamente con il tubo e con la 12 volt per l'alimentazione. Chiaramente poi metteremo un deviatore, ma questo lo faremo insieme. La cosa che faremo adesso invece, ci arrampicheremo un po' sopra e faremo la foratura del bocchettone, quindi la foratura della lamiera esterna per posizionare il bocchettone. Cercheremo di allinearlo in modo che insomma anche esteticamente sia piuttosto gradevole. Procediamo adesso con la foratura della lamiera. Foro sulla parete effettuato, media è passato il tubo all'interno, adesso andremo a collegare il bocchettone. Bisognerebbe fargli un'apertura là, Sarebbe giusto? Sarebbe giusto, dici? Credo di sì, signor Marchese. Questa è la pompa, la collegheremo a parete e poi faremo anche il collegamento elettrico. Ma intanto attacchiamo il bocchettone e poi entriamo dentro. Ecco il pescante e questa è la pompa. Questo è il vano di alloggiamento. Posizioneremo la pompa verticale o orizzontale, vabbè, vediamo. Sì, sicuramente verticale, in modo da poter avere la possibilità di accedere anche alla vite di regolazione, anche se questa è preregolata in questa posizione. Poi però ci interfacceremo con l'impianto originale che si trova sotto il frigorifero, la cui pompa si trova sotto il frigorifero, con questo raccordo AY e utilizzeremo tubo join guest con l'attacco join guest. Vedete questo qui, vi ho fatto un video sulla raccorderia, se volete potete andarlo a vedere con tutti i dettagli, diciamo più o meno, di come funzionano questo tipo di raccordi. Si toglierà, quindi si taglierà un pezzo di tubo di mandata della prima pompa, si interporrà questo così, quindi da un lato verrà utilizzata la pompa originale, dall'altra la pompa aggiuntiva che abbiamo messo noi, e l'uscita è comune, così almeno mediante l'interruttore potremo scegliere tra un serbatoio e l'altro. Terminata la parte idraulica, adesso andiamo a lavorare sulla corrente, quindi andiamo a dare corrente alle nostre due pompe. Avremo bisogno di un deviatore come questo, a 3 contatti. Uno è il comune, in questo caso è questo, eccolo, questo. Gli altri due invece vengono switchati sia in un verso che nell'altro in funzione di come premiamo il pulsante. Ve lo faccio vedere. Mettiamo il tester nella funzione continuità e il rosso lo mettiamo sul comune e poi sentite. Questa è la continuità e l'altro non ha continuità. Se switcho viene continuità sull'altro, ok? Quindi la 12 volte verrà collegata su questo polo e poi verrà fornita da un lato o dall'altro, quindi i due lati saranno praticamente i positivi delle rispettive pompe, ok? Quindi questo sceglieremo un punto, adesso ancora non ho analizzato, però credo in questa zona qui monteremo l'interruttore in modo che sia anche facilmente raggiungibile per un eventuale utilizzo.
Ultimato, abbiamo riempito il secondo serbatoio e anche il primo serbatoio per farvi vedere com'è il funzionamento, che è veramente molto semplice e in questo caso è veramente molto pratico. Allora, riempito l'impianto, qua sotto noi abbiamo il primo serbatoio abbiamo l'acqua che esce. Ok, dovesse finire l'acqua, qual è la semplice operazione? Quella di switchare il serbatoio sotto. Eccolo qua, in questo caso stiamo pescando l'acqua nel secondo serbatoio. Eccolo qua, semplicissimo, veramente semplice. L'abbiamo posizionato in questa posizione in modo che dalla doccia sia accessibile in questa maniera, quindi se dovesse capitare, come in genere capita, che finisce l'acqua mentre siamo nella doccia, siamo da soli, possiamo tranquillamente allungare la mano e possiamo switchare da un serbatoio all'altro senza dover andare ad agire sulla valvola a 3 vie, che in genere è posizionata in un punto veramente scomodo. Ok, quindi questo è il lavoro di oggi. Doppia pompa, il vantaggio è quello di avere chiaramente la possibilità di avere innanzitutto la comodità di avere una seconda pompa, qualsiasi cosa succede, siamo fuori, abbiamo la possibilità eventualmente di sostituirla senza dovercene portare una dietro di sicurezza, e il vantaggio è anche quello della comodità. L'unico svantaggio è quello di avere chiaramente un costo aggiuntivo, quello della pompa, e una complessità un pochino superiore dell'impianto, però sinceramente il lavoro è veramente più pulito, poi il pulsante noi lo possiamo mettere veramente dove vogliamo, quindi molto più versatile. Ok, questo è quanto per oggi. Credo che il lavoro sia interessante e potete sceglierlo come opzione. Credo il lavoro sia interessante, il lavoro sicuramente è interessante e credo potete sceglierlo come opzione nel caso doveste aver desiderio di installare un secondo serbatoio. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video quindi mettete un like e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti dei video che caricheremo sul canale. Come al solito ragazzi, ci vediamo alla prossima.